Il film di cui parleremo oggi è un titolo su cui avevo messo gli occhi già all'inizio della storia di questo canale, ma per un motivo o per l'altro non avevo mai avuto modo o voglia, più la seconda, di vederlo. Sto parlando di Day of the Dead Bloodline. Non vado particolarmente pazzo per i film sugli zombie, perché mi sembra che sostanzialmente l'idea di base da cui parte la sceneggiatura sia bene o male sempre la stessa. Ed effettivamente è così anche per questo film. Sulla carta si definisce un remake dell'omonimo film di George Romero del 1985, tradotto in italiano con il titolo Il giorno degli zombie. Come al solito io parto dalla più totale ignoranza e quindi il film di Romero non l'ho visto. E da quanto ho letto in giro, se l'avessi fatto avrei odiato questo film molto di più. Ma non è come le altre volte. Non dirò che io non ne capisco molto e quindi questo film mi è piaciuto perché non mi è piaciuto. I primissimi minuti del film ci fanno capire subito che sarà un film abbastanza scarso, sia per la regia, sia per gli effetti speciali, sia per tutto. Sinceramente penso sia inutile raccontarvi la trama, perché è piuttosto stupida. E se dovessi soffermarmi su ogni scempiaggine, verrebbe un video lungo una giornata. Magari a qualcuno va ancora di guardare questo film, per cui cercherò di non fare troppi spoiler. A livello di sceneggiatura, uno dei primissimi problemi che si riscontrano è che non si capisce l'invasione di zombie a cosa è dovuta. C'è proprio un buco di trama. Semplicemente a un certo punto un morto si risveglia e in 3 secondi un sedicente virus che rende zombie si diffonde. Si cerca una cura ma non la causa, il che mi sembra abbastanza stupido, dal momento che la protagonista è una laureanda in medicina. Tra l'altro vorrei far notare che questo cadavere si trovava all'interno dell'obitorio usato dalla facoltà di medicina per le lezioni. Possibile che nessuno avesse fatto delle analisi, un'autopsia, qualcosa, che scoprisse che questo tizio aveva qualcosa in più che un'influenza suina? Che poi il modo in cui è morto questo tizio sembra importante, anzi a un certo punto conosciamo una ragazzina che ha dei sintomi che potrebbero ricondurre alla stessa malattia, quindi io ero convinto che si sarebbe scoperto in questo modo l'origine del virus, e invece non serve proprio a niente. Anzi, la ragazzina a un certo punto guarisce e fa più danni che altro. Il personaggio cardine di questa storia è Max, un tizio che in pratica è lo stalker della nostra protagonista Zoe. Max e Zoe si conoscono perché lui si reca spesso da lei per farsi fare dei prelievi, dal momento che ha un particolare livello di anticorpi che la può aiutare nella ricerca. Chiaramente si scoprirà che gli anticorpi di Max sono fondamentali per trovare una cura contro gli zombie, ma non è per niente chiaro perché a un certo punto lui stesso diventi in parte uno zombie. Cioè, Max diventa uno zombie, che però mantiene alcuni organi in attività, principalmente il cervello, e i suoi fenomenali anticorpi non lo curano, però il suo sangue viene usato per curare gli altri. Non vi sembra che ci sia qualcosa che non quadra? In tutto ciò ho molto apprezzato il parallelismo che è stato creato tra zombie e stalker psicopatici. Secondo me tutto quell'aspetto della storia, e quindi anche tutte le dinamiche tra Max e Zoe, compreso il fatto che lei non riesca ad entrare in intimità col proprio fidanzato, era molto interessante e rendeva abbastanza l'idea. Ma a parte qualche scena, sembra un discorso buttato lì e non realmente interessante per il film, che pensa piuttosto a far morire gente in modo stupido, perché la maggior parte dei militari che dovrebbero salvare tutti sono invece tremendamente idioti. Vorrei spezzare una lancia per questo film rispetto a tutte le recensioni che ho letto online. Rimanendo sul tema degli stalker psicopatici, esiste tutta una dinamica all'interno del film che ho riscontrato anche nel pubblico, che tende a colpevolizzare Zoe per le morti che Max e gli altri zombie provocano, e a nessuno viene in mente che il problema siano loro, e non Zoe, che peraltro ha come scopo di salvare la vita alle poche persone che sono ancora rimaste, che comunque mi sembra uno scopo abbastanza nobile. Certo, alcune decisioni stupide le prende e come, ma non è certo l'unica. Anzi, la colpa principale di tutte le morti effettivamente sono i militari, che non sanno fare il loro lavoro di difesa e si fanno buttare giù come birilli. La recitazione non è eccelsa, ma neanche particolarmente orribile. Tra tutti mi sembra che il migliore sia Jonathan Schaech, che interpreta Max, e per quanto sia il cattivo, forse è anche il personaggio più interessante. Detto ciò, rimane comunque un film bruttarello e con un sacco di problemi, ma a questo punto sono molto curioso di guardare Il giorno degli zombie. Se qualcuno di voi l'ha visto, mi piacerebbe conoscere il vostro parere, meglio ancora se avete visto anche Day of the Dead Bloodline. Continuate a seguirmi qui e agli altri link che trovate nell'info box, e consigliatemi qualche brutto film da recensire. Dal mondo degli zombie stalker per il momento è tutto, noi ci rivediamo alla prossima recensione. Beh, ciao!